Ok ragazzi, se funziona questo oggetto cambia totalmente la vita. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi andremo a fare l'unboxing di un oggetto che non ho mai avuto prima d'ora ed è per questo che sono davvero super curioso di andarlo ad unboxare per voi e andare a scoprire le sue funzionalità. Ta-da! Un teleprompter. Innanzitutto ringrazio di cuore l'E20 che mi ha inviato questo teleprompter per farmelo provare e devo essere sincero, sono stato super curioso fin dal primo momento e vi spiego perché. Per chiunque non lo sapesse, un teleprompter è un sistema che permette ad uno speaker di leggere un testo guardando direttamente nella camera. Questo come può avvenire attraverso uno specchio semiriflettente posto tra l'obiettivo della camera e lo speaker. È una cosa davvero fighissima ragazzi. Fin da quando sono piccolo ho sempre pensato come fanno i conduttori televisivi a guardare sempre dritto in camera, più che altro come fanno a memorizzare così tante informazioni al momento, soprattutto quando si tratta di news, di un qualcosa che sta accadendo magari in quello stesso momento. In Italia il teleprompter è più conosciuto forse come gobbo e spesso è molto visibile in alcune trasmissioni televisive. Nella platea c'è sempre uno schermo molto grande su cui viene proiettato letteralmente il discorso che si sta facendo. Dovete immaginare che questo è un sistema moderno, ma fino a qualche decina d'anni fa esisteva la figura dello gnomone in Italia, che era letteralmente una persona che alzava i cartelli su cui era scritto il discorso. Ma adesso andiamo a vedere un po' il contenuto di questa scatola. Voilà, vediamo cosa esce fuori ragazzi. Allora, innanzitutto una bustina in cui all'interno sono presenti dei gommini. Oddio, abbiamo un telecomandino, credo sia un controller Bluetooth. Esatto, sì, lo chiama gamepad. Vediamo di cosa si tratta. Un po' di clip e un supporto per smartphone. Che cosa abbiamo qui? Abbiamo la struttura, ovvero questi due pezzi in plastica, due basi che adesso andiamo a spellicolare, non vedo l'ora, plexiglass su cui verrà riflettuto sicuramente il testo e poi abbiamo un telo nero con cui andremo a posizionare il tutto. Detto questo, inoltre troviamo delle istruzioni, oddio, sembrano tradotte anche abbastanza bene. Iniziamo a montare quello che è il teleprompter vero e proprio. Ragazzi, sono durissime. Supporto laterale, piastra, dobbiamo semplicemente inserirla e farla scorrere. Facciamo lo stesso anche dall'altro lato. Perfetto. I fori si devono sovrapporre e abbiamo creato, diciamo, la base che adesso andiamo a fissare con i perni. 1, 2, 3 e 4. Sembra essere già bella stabile. Adesso andiamo a spacchettare anche la parte superiore. Ce la faremo. Ecco la seconda piastra. Adesso la facciamo scorrere sul piano superiore. Andiamo a combaciare i fori. Il nostro teleprompter inizia a prendere forma. Adesso prendiamo il nostro vetro riflettente e andiamo a rimuovere le plastiche anche da qui. Dall'altro lato. Ed ecco qui il nostro vetro riflettente, come potete vedere. Quello che mi hanno detto i ragazzi di L'E20 è che comunque questo vetro si può lavare sotto l'acqua per poterlo pulire. Ma che bello è questo suono. Ragazzi, lo campiono, ci faccio un brano. Ok, basta, la recensione finisce qui. Io passerò la mia serata a fare questo. Ok, basta. Questo vetro riflettente lo andiamo a posizionare in obliquo su questa guida. Lo facciamo scorrere nelle guide. Eccolo qua ragazzi, non so se riuscite a vederlo bene, mi auguro di sì. Andiamo a coprire il nostro teleprompter con il pannetto nero affinché il vetro riflettente si possa vedere bene. Voilà. E lo andiamo a fissare con questi 4 gancetti che ci sono usciti nella confezione. Ed eccoci qua. Bene, adesso come funziona? Questo qui sarà il nostro piano d'appoggio per un iPad, uno smartphone, qualsiasi cosa che rifletterà il testo esattamente qui sullo schermo e invece nella parte del retro, quindi qui sopra, possiamo andare a posizionare il nostro smartphone o la nostra telecamera affinché quindi la posizione della telecamera è esattamente dietro il vetro, inclusi all'interno della confezione
il supporto per il cavalletto e il supporto per avvitare la nostra camera oppure il supporto per lo smartphone. Una cosa che mi ha colpito sin dall'inizio è che incluso nel prezzo di questo teleprompter c'è anche l'app che permette di controllare lo scorrimento del testo. Raga, ovviamente per supportare il canale e il mio lavoro io vi invito ad iscrivervi e a lasciare un like oppure un commento se volete. Sono piccoli gesti gratuiti ma che comunque mi aiutano a crescere, mi aiutano a fare sempre meglio, a portarvi contenuti sempre più interessanti e dinamici su questo canale. Lo step successivo è quello di andare sul sito web voice-teleprompter.com, inserire un codice che ci arriva all'interno del pacco. Adesso incolliamo un testo, andiamo ad appoggiare. No vabbè raga, eccolo qua. È incredibile, non so se lo riuscite a vedere in modo perfetto, ma vi assicuro che è davvero spettacolare. Come potete vedere, nel momento in cui vado a cliccare play io posso leggere mentre il testo scorre. Ok raga, ora ho smontato il mio setup e che cosa andiamo a fare? Posizioniamo il teleprompter su questo manfrotto e inseriamo all'interno la mia fotocamera. Ok, teleprompter posizionato, adesso andiamo a mettere la fotocamera. Da come è scritto sul manuale, ragazzi, dobbiamo fare in modo che l'obiettivo della fotocamera sia quanto più vicino possibile al vetro riflettente per evitare tutti i tipi di riflessi. Adesso andiamo ad oscurare con la tendina e il risultato finale sarà la nostra telecamera lì. Andiamo a posizionare il nostro iPad quanto più sotto possibile e magia, abbiamo il riflesso. Adesso andiamo ad oscurare, comando in registrazione dalla videocamera, chiudiamo il tutto ed eccoci qua ragazzi. Io posso andare in play in questo modo. Il teleprompter, detto anche gobbo suggeritore, è un sistema che consente di visualizzare un testo destinato alla lettura da parte di uno speaker direttamente sulla telecamera che riprende la scena. Ragazzi, non so se notate, riesce a seguire la mia voce, è incredibile. Adesso proviamo a fare un test. Io provo a leggere quello che è scritto e provo a guardare in camera. Ciò consente allo speaker di non distogliere lo sguardo dalla telecamera e di dare l'impressione che stia guardando direttamente lo spettatore. Ok ragazzi, tirando un po' le somme, questo teleprompter di Leventi totalmente approvato. Per il prezzo a cui è venduto questo teleprompter su Amazon, e vi lascio il link in descrizione nel caso foste interessati, secondo me è un super affare, considerando che teleprompter di un certo livello professionali hanno un costo ben diverso e secondo me non sono neanche accessibili a tutti. Per quanto mi riguarda non sono un super fan di questo sistema, non mi piace fare il video a tavolino e poi leggere davanti ad uno schermo, ma mi rendo conto che in un video un po' più tecnico spesso ho avuto difficoltà anche io nell'organizzare i pensieri. Quindi davvero ringrazio di cuore Leventi per supportare il mio canale. Io vi consiglio di acquistarlo anche per usi che magari non sono quelli più usuali. Fare una video presentazione per un colloquio di lavoro, oppure un video per un compito in classe, oppure ancora un qualsiasi meeting in cui dovete fare un discorso che tratta molti punti. La cosa bella di questo teleprompter appunto è che può essere utilizzato sia con una fotocamera ma anche con uno smartphone, e questo lo rende estremamente flessibile ad ogni tipo di utilizzo. Io spero che il video vi sia piaciuto, anche se non è strettamente musicale, ma per quanto mi riguarda credo di essere una persona molto versatile che spesso si lascia incuriosire anche da ambienti vicini o affini comunque al mondo dello spettacolo, della musica e della produzione. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e lasciate un like, fatemi sapere nei commenti quanti di voi già conoscevano il teleprompter e i suoi utilizzi. Noi ci vediamo molto presto. Ciao!